Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situata ad Abano Terme. Oggi focalizziamo la nostra attenzione su una delle tecniche più minuziose di tutta la gioielleria, quella dei cammei. Come sempre vi ricordo che tutti i gioielli che vi mostro sono linkati giù in descrizione. Sempre in descrizione trovate il link per iscrivervi all'area riservata del nostro sito passioneantiqua.com e tutti i link ai nostri altri social. Controllate di essere iscritti qui su YouTube, ma anche di seguirci su Instagram e Facebook. Minuziosa e raffinata, la tecnica dei cammei fa parte della disciplina chiamata glittica, ossia l'arte di intagliare le gemme. Infatti i cammei sono delle incisioni a rilievo realizzate su materiali stratificati, come gemme colorate ed opache o gusci di conchiglia, che permettono una buona stratificazione cromatica tra i vari livelli dell'opera. Il termine cammeo, così particolare, deriva dall'antica parola araba gama el. Chissà se l'avrò pronunciata bene, non credo proprio. Comunque, da questa parola ha origine l'antica denominazione francese cameo, che ha dato poi il via per arrivare al termine odierno. I cammei rappresentano principalmente scene di eventi storici e sociali, personaggi mitologici e religiosi, ma anche persone realmente esistite, così come i motivi decorativi preferiti di ogni periodo storico. Ecco che questi manufatti possono essere considerati quasi come dei privilegiati narratori delle epoche passate, di cui riescono a racchiudere lo stile, le filosofie, le credenze e i valori. Quindi avete capito che i cammei non possono essere considerati come delle mere decorazioni, ma sono dei manufatti che portano con sé proprio la storia di popoli, di manifattura artigianale e anche un certo simbolismo, ed è questo quello che fa sì che il loro fascino sia proprio senza tempo. Gli antenati dei cammei sono i petroglifi da una parte, ossia le incisioni su roccia, e i sigilli dall'altra. Queste due lavorazioni venivano effettuate dagli egizi già migliaia di anni prima di Cristo. Furono però i Fenici e gli Etruschi i primi a realizzare delle incisioni per la prima volta su delle vere e proprie gemme, prime fra tutte l'agata e l'onice, per essere indossate poi come degli ornamenti. In epoca ellenistica i greci continuarono ad utilizzare e anche perfezionarono questa lavorazione, ma furono in realtà i romani a dare un'importanza senza precedenti ai cammei, che entrarono a far parte dei gioielli preferiti delle classi più abbienti, che li incastonavano non solo su anelli e fibule, ma anche, pensate un po', su elmi e scudi come simbolo di potere. L'imperatore Ottaviano Augusto in persona ne fece un emblema di prestigio e ordinò la realizzazione di bellissimi esemplari che in alcuni casi sono addirittura arrivati a noi e sono visibili oggi nei musei più importanti del mondo. Con la caduta dell'impero romano e l'avvento del Medioevo, la produzione di cammei subì un forte declino. Basti pensare che la Chiesa cristiana ne consentiva l'utilizzo per la decorazione esclusivamente di determinati oggetti liturgici. Con il Rinascimento però e il rinnovato interesse per tutto ciò che era di antichità classica, gli artigiani e gli orafi rispolverarono anche questa antica arte, che subito fece innamorare sia i nobili che i sovrani. Il primo ad essere conquistato fu Lorenzo de' Medici, che insieme alla sua famiglia fu un grande collezionista di questi manufatti. Ecco perché fu proprio Firenze la prima città in cui si riscoprirono le abilità tecniche di produzione dei cammei, che in questo periodo raffiguravano principalmente antichi miti e leggende.
Nel XVIII e XIX secolo, con l'avvento del neoclassicismo, i Calmei conobbero un vero e proprio trionfo. La produzione si diffuse tantissimo e andò a conquistare non solo la classe nobiliare, ma anche la borghesia. La grande diffusione che i Calmei vissero proprio a partire dal Settecento è dovuta anche all'uso di un nuovo materiale più economico e sostenibile, la conchiglia. Da questo momento in poi, infatti, si comincia ad utilizzare quasi esclusivamente il materiale marino perché più morbido e leggero rispetto all'agata e all'onice. Questo fa sì che gli artigiani possano realizzare delle incisioni in tempi minori ma con una precisione dei dettagli maggiore e allo stesso tempo che i gioielli possano raggiungere anche dimensioni più importanti senza risultare però scomodi. Ecco che i cammei e i gioielli realizzati con questa tecnica diventano un ornamento imprescindibile della seconda metà dell'Ottocento e del periodo poi Liberty. La conchiglia più apprezzata per la produzione di cammei si chiama Cassis Madagascarensis e comunemente il suo nome è sardonica. Questa è caratterizzata da una forte stratificazione cromatica che va dal marrone al bianco e permette proprio di ottenere il contrasto ideale per le incisioni. La capitale indiscussa della produzione di cammei è Torre del Greco, una cittadina nei pressi di Napoli che da secoli si distingue come centro di quest'arte così antica. Questa lavorazione, tramandata proprio nelle botteghe locali di Torre del Greco, è una tecnica estremamente precisa e raffinata e che richiede attenzione e cura di tutti i dettagli in ogni passaggio, a cominciare proprio dalla selezione della conchiglia che si vuole utilizzare, che deve da subito adattarsi per forma e colore proprio all'opera che si ha in mente. La prima fase di lavorazione è chiamata scoppatura e consiste nel isolare la parte più pregiata della conchiglia, appunto la coppa, nella quale verrà poi realizzata l'incisione. Si passa poi alla segnatura e al taglio, ossia i bordi del disegno vengono abbozzati appunto nella coppa in modo da riuscire ad individuare le parti superflue per eliminarle fin da subito. Durante l'aggarbatura, invece, i confini, i bordi della conchiglia vera e propria vengono intagliati in modo da darle la forma che poi si vuole che il proprio gioiello abbia. E solo ora si può passare alla fase più importante e delicata, quella dell'incisione vera e propria. Giocando sul contrasto tra il fondo della conchiglia, che è scuro e lucido, e la parte più esterna che invece è chiara ed opaca, i maestri incisori devono essere molto bravi e sfruttare appieno la materia, in modo da riuscire a realizzare delle figure in rilievo tridimensionali e con una plasticità e luminosità che rendano i cammei davvero unici. A fasi alterne i cammei sono stati i protagonisti della moda mondiale e tantissimi personaggi storici che tutti conosciamo li hanno davvero apprezzati molto. Ad esempio, pensate che Napoleone Bonaparte li amava talmente tanto e ne fece realizzare talmente tanti che si pensa che il suo volto sia quello più raffigurato di sempre nella storia su questo tipo di manufatti. Anche la regina Vittoria, per esempio, era una grande appassionata di cammei che tra l'altro si abbinavano molto bene anche al gusto romantico proprio dell'epoca e quindi non ci volle molto che i cammei diventarono uno dei gioielli distintivi proprio del periodo vittoriano. In tempi più recenti e più vicini a noi, quindi nel XX secolo, varie icone di stile, tra cui cito solo Jackie Kennedy e Liz Taylor per esempio, li indossarono spesso e molto volentieri, rendendolo quindi proprio un accessorio senza tempo. Ad oggi probabilmente il pubblico ha un po' opinioni contrastanti riguardo i cammei. C'è chi li trova un po' degli accessori vintage, quasi démodé, e chi invece è ancora affascinato proprio dalla loro particolarità. Ovviamente voi fatemi sapere da che parte state giù nei commenti. Io
Io personalmente li trovo assolutamente chic e romantici, ma anche molto audaci. Infatti, quando si indossano i cammei vengono sempre notati con piacere. Spero comunque di avervi fatto intendere che quando si parla di cammei si sta parlando proprio di un'opera d'arte in miniatura che riesce a racchiudere tutto il gusto di un'epoca, la raffinatezza e il savoir-faire di una delle tecniche più affascinanti della gioielleria. Siamo giunti al termine di questo approfondimento dedicato ai meravigliosi cammei. Io come sempre vi ringrazio di avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo di iscrivervi su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ci vediamo il mese prossimo. Ciao appassionari!